Buon pomeriggio a tutti e bentornati su Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega preferita, Angela. Oggi parliamo di un argomento che tocca la vita di tutti i giorni, il traffico in città. Ne avete abbastanza anche voi? Scriveteci nei commenti. Buon pomeriggio a tutti. Sì, esatto. Il traffico in città è un tema che conosciamo bene tutti quanti. Io, per esempio, abito in periferia e ogni mattina devo entrare in centro per andare al lavoro. E vi dico una cosa, non è mai una passeggiata. Capisco benissimo, Angela. Anch'io ogni giorno passo almeno 40 minuti in macchina per percorrere una distanza che a piedi richiederebbe forse 20 minuti. È assurdo, vero? Ma è la realtà di molte città italiane. E non parlo solo di Roma o Milano. Anche nelle città più piccole ormai il traffico è diventato un problema serio. Esatto, io abito vicino a una città di medie dimensioni, non è una metropoli, ma ti assicuro che nelle ore di punta è un vero caos. Le strade si bloccano, tutti sono nervosi, i clacson suonano da tutte le parti. A volte mi fermo e penso, ma come siamo arrivati a questo punto? È una domanda giusta. Secondo me il problema principale è che troppe persone usano la macchina privata anche per distanze brevi. Pensa, quante volte hai visto qualcuno prendere la macchina per andare al supermercato che si trova a 5 minuti a piedi? Io lo faccio anch'io, lo ammetto. È comodo, è veloce, o almeno così pensiamo. Sì, è vero. E poi arrivi al parcheggio e non trovi posto, oppure fai il giro dell'isolato 3 volte cercando uno spazio libero. A quel punto hai perso più tempo di quanto ne avresti impiegato camminando. E anche voi ascoltatori avete questo problema? Scriveteci. Siete più persone che usano la macchina o preferite andare a piedi o in bicicletta? Bella domanda. Io penso che dipenda molto dalla città in cui si vive. In alcune città italiane i trasporti pubblici funzionano abbastanza bene. Ci sono autobus, tram, metropolitane. Ma in molte altre città, soprattutto al sud o nelle zone rurali, i mezzi pubblici sono quasi inesistenti e allora la macchina diventa necessaria, non una scelta. Questo è un punto importante, Stefano. Io ho vissuto qualche anno a Milano e lì la metropolitana è davvero efficiente. Prendevo la metro ogni giorno e non avevo bisogno della macchina quasi mai. Ma quando mi sono spostata qui ho capito subito che senza la macchina ero completamente bloccata. Non c'è altra scelta. Esatto. E questo crea un circolo vizioso. Più persone usano la macchina, più il traffico peggiora, più le persone si stressano, più il trasporto pubblico viene ignorato perché sembra inaffidabile. È difficile uscire da questo ciclo, ma esistono soluzioni, secondo te? Beh, io ho alcune idee. Prima di tutto, penso che le città debbano investire di più nei trasporti pubblici. Non solo in numero di corse, ma anche in qualità. Autobus moderni, puliti, puntuali. Perché spesso il problema non è che le persone non vogliono usare i mezzi pubblici, è che i mezzi pubblici non sono abbastanza affidabili. Verissimo. Io ho provato qualche volta a prendere l'autobus invece della macchina. La prima volta l'autobus era in ritardo di 20 minuti. La seconda volta era così pieno che non sono riuscito a salire. Dopo queste esperienze sono tornato alla macchina, non perché voglio, ma perché ne ho bisogno. E questa è la realtà per molte persone. Un'altra soluzione che mi piace molto è il car sharing, l'idea di condividere la macchina con altri colleghi o vicini di casa che fanno lo stesso tragitto. In alcune città questo funziona molto bene, si risparmia denaro, si riduce il traffico e si fa anche amicizia. Avete mai provato il car sharing? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Ah, il car sharing! Sì, è un'ottima idea in teoria. Io ci ho pensato, ma nella pratica è complicato organizzarsi. Gli orari non sempre coincidono, le persone hanno impegni diversi. Però hai ragione, in molti posti funziona bene. Conosco alcune aziende che lo promuovono attivamente tra i dipendenti e i risultati sono positivi. Sì, e poi ci sono le biciclette. In molte città europee, penso ad Amsterdam, a Copenaghen, la bicicletta è il mezzo principale. Le persone vanno al lavoro in bici, portano i figli a scuola in bici, fanno la spesa in bici. E le strade sono progettate per questo. In Italia stiamo ancora molto indietro su questo punto. Purtroppo sì.
In Italia la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano è ancora poco diffusa, soprattutto nelle città del sud dove fa molto caldo d'estate, ma nelle città del nord come Bologna o Ferrara la bici è molto più comune e negli ultimi anni molte città italiane stanno costruendo nuove piste ciclabili. È un passo nella giusta direzione. Assolutamente. Io ho iniziato ad usare la bici elettrica qualche mese fa per alcuni tragitti brevi e devo dire che è stata una rivelazione. Arrivo al lavoro più velocemente che in macchina nelle ore di punta, non devo cercare parcheggio e mi sento anche meglio fisicamente. Ve la consiglio davvero. Brava Angela, anch'io sto pensando di comprarne una, ma c'è ancora un problema. Le strade non sono sempre sicure per i ciclisti. Mancano piste ciclabili, i marciapiedi sono stretti e spesso le macchine non rispettano gli spazi riservati alle bici. Per promuovere davvero la mobilità sostenibile, le città devono anche rendere le strade più sicure. Hai ragione, la sicurezza è fondamentale. E poi c'è il problema del parcheggio per le bici. In molte città non ci sono rastrelliere sufficienti e le bici vengono legate ovunque, ai pali della luce, ai cartelli stradali. Non è una situazione ideale, ma sono piccoli problemi che si possono risolvere con investimenti mirati. Parliamo anche di un altro aspetto del traffico che mi infastidisce molto, l'inquinamento. Le macchine, soprattutto quelle vecchie, producono moltissime emissioni. In molte città italiane, nei mesi invernali, la qualità dell'aria è davvero pessima. Ci sono giorni in cui il comune deve vietare la circolazione delle macchine più vecchie per ridurre lo smog. Sì, il cosiddetto blocco del traffico. L'ho vissuto quando abitavo a Milano. Era un vero problema. Le persone che non avevano macchine nuove o mezzi alternativi erano bloccate a casa. Capisco perché viene fatto, ma è anche un segno che qualcosa nel sistema non funziona bene. Non si può continuare così. Esatto. E per questo motivo molte persone stanno passando alle macchine elettriche. In Italia il numero di veicoli elettrici sta crescendo, anche se siamo ancora lontani dai livelli di alcuni paesi del nord Europa. Le macchine elettriche producono meno inquinamento, ma non risolvono il problema del traffico. Semplicemente ci sono sempre troppe macchine in circolazione. Questo è un punto molto importante che spesso viene dimenticato. Anche se tutte le macchine fossero elettriche, il problema della congestione rimarrebbe. Le strade sarebbero comunque bloccate. Quindi la soluzione vera non è solo cambiare il tipo di macchina, è ridurre il numero di macchine in circolazione. E come si fa? Con una combinazione di cose. Trasporti pubblici migliori, più piste ciclabili, più zone pedonali, più aree dove le macchine non possono entrare. Alcune città italiane stanno già sperimentando queste soluzioni. Avete sentito parlare di zone a traffico limitato, le cosiddette ZTL? Sono aree del centro storico dove possono entrare solo i residenti o chi ha un permesso speciale. Ah sì, le ZTL. A Roma e a Firenze sono molto diffuse. Da un lato aiutano a ridurre il traffico nel centro storico e proteggono i monumenti dall'inquinamento. Dall'altro lato, molti commercianti si lamentano perché i clienti non riescono ad arrivare facilmente nei loro negozi. È un equilibrio difficile da trovare. Sì, è sempre una questione di equilibrio. Le esigenze delle persone che vivono in città sono diverse. C'è chi lavora in centro, chi ha un negozio, chi deve portare i figli a scuola, chi è anziano e non può camminare molto. Non esiste una soluzione unica che va bene per tutti. Bisogna trovare un compromesso intelligente. E poi c'è la questione emotiva del traffico, perché il traffico non è solo un problema logistico, è anche un problema psicologico. Le persone che passano ore ogni giorno bloccate nel traffico diventano stressate, aggressive, infelici. Ci sono studi che dimostrano che il tempo passato nel traffico è uno dei fattori che influenza di più la qualità della vita nelle città. Assolutamente vero. Io, nelle mattine di traffico intenso, arrivo al lavoro già stressato, anche se non ho fatto nulla di fisicamente faticoso. È il nervosismo dell'attesa, il suono continuo dei clacson, la frustrazione di non potersi muovere. A volte metto della musica classica per cercare di rilassarmi. Funziona a volte, altre volte no. Capisco, io invece ascolto i podcast, come Bravocast italiano, ovviamente. Scherzo a parte, il traffico può essere un'opportunità per ascoltare qualcosa di interessante, imparare qualcosa di nuovo.
ma sarebbe molto meglio usare quel tempo in modo più produttivo o semplicemente non perdere così tanto tempo ogni giorno negli ingorghi. Hai ragione, e qui vogliamo sentire la vostra opinione, cari ascoltatori. Quanto tempo passate ogni giorno nel traffico e cosa fate per rendere quel tempo meno noioso o stressante? Scriveteci nei commenti. Siamo curiosi di sapere come vi organizzate voi. Sì, vogliamo davvero sentire la vostra esperienza, perché questo è un problema che tocca tutti: studenti, lavoratori, famiglie, pensionati. Ognuno di noi ha una storia di traffico da raccontare. Qual è la vostra? Io ne ho una bella. Una mattina ero bloccato nel traffico da quasi un'ora su una strada che normalmente percorrevo in 10 minuti. Non capivo cosa stesse succedendo, non c'erano lavori in corso, non sembrava un incidente. Alla fine ho scoperto che era bloccata tutta la strada perché un camion aveva perso il carico, erano cadute delle arance ovunque. Le persone scendevano dalle macchine per raccoglierle. No, davvero, questa è una storia incredibile. Almeno avevi qualcosa da guardare. Io invece la mia esperienza peggiore nel traffico è stata quando ero bloccata in autostrada per 3 ore a causa di un incidente. 3 ore, senza potersi muovere, sotto il sole di luglio, con il motore acceso per tenere l'aria condizionata. È stata una delle esperienze più stressanti della mia vita. 3 ore? Questo è davvero terribile. L'autostrada è un'altra cosa. Quando ti blocchi lì non puoi fare niente, non puoi uscire, devi solo aspettare. Almeno in città puoi cercare strade alternative, anche se non sempre le trovi. Il navigatore è diventato il mio migliore amico per questo motivo. Mi dice in tempo reale dove c'è traffico e mi suggerisce percorsi alternativi. Sì, i navigatori moderni sono fantastici per questo. Io uso un'applicazione sul telefono che mi aggiorna continuamente sulla situazione del traffico. A volte mi fa fare giri assurdi, passare per strade secondarie che non avevo mai percorso prima, ma spesso risparmio davvero molto tempo. E a volte scopro angoli della città che non conoscevo. Ecco, questo è un aspetto positivo del traffico. A forza di cercare alternative, impari la città come il palmo della tua mano. Conosco ogni vicolo, ogni strada secondaria, ogni scorciatoia possibile. Quasi quasi potrei fare la guida turistica. Ah! Forse è una nuova carriera per te, Stefano. Ma tornando al tema, pensate che le cose stiano migliorando o peggiorando? Io ho l'impressione che il traffico stia peggiorando negli ultimi anni. Ci sono sempre più macchine, le città crescono, le strade rimangono le stesse. È una domanda difficile. Da un lato sì, ci sono più macchine, più persone si spostano, dall'altro lato ci sono anche più tecnologie disponibili per gestire il traffico, semafori intelligenti, applicazioni di navigazione, sistemi di monitoraggio. E alcune città stanno davvero investendo in alternative valide, quindi il quadro è misto. Sì, hai ragione. E penso che il futuro dipenderà molto dalle scelte che facciamo oggi, sia come individui che come comunità. Se ognuno di noi fa piccoli cambiamenti, usare la bici una volta alla settimana, condividere la macchina con un collega, prendere l'autobus quando è possibile, l'effetto cumulativo può essere significativo. Assolutamente. Non dobbiamo aspettare che il governo risolva tutto, possiamo fare la nostra parte. E anche pressare le istituzioni locali affinché investano in trasporti pubblici migliori, in piste ciclabili sicure, in politiche intelligenti sulla mobilità urbana. La voce dei cittadini conta. E questa è la nota positiva su cui vogliamo chiudere l'episodio di oggi. Il traffico in città è un problema serio, ma non è irrisolvibile. Ci vuole volontà politica, investimenti giusti e anche un cambiamento culturale nelle nostre abitudini quotidiane. Perfettamente detto, Angela. E ora vogliamo sentire voi. Qual è la vostra opinione sul traffico nella vostra città? Pensate che stia migliorando o peggiorando? Cosa vorreste che cambiasse? Lasciate un commento qui sotto. Ogni opinione è benvenuta e noi le leggiamo tutte. Sì, ci fate davvero felici quando commentate e se questo episodio vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel like e di iscrivervi al canale Bravocast Italiano, così non perdete nessun episodio. Ogni settimana nuovi argomenti, nuove conversazioni, sempre in italiano semplice e naturale. Grazie di cuore a tutti voi che ci seguite e che imparate l'italiano con noi. È un onore poter fare parte del vostro percorso di apprendimento.
Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e speriamo di trovarvi pochi ingorghi sulla strada di casa.